Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Con questo video continuo la serie dedicata ai trionfi arcani maggiori e quindi al viaggio del matto, che è quel paradigma teorico che permette di decifrare la simbologia di queste carte secondo appunto la filosofia neoplatonica che ha influenzato diciamo la creazione dei tarocchi. Se non avete visto i primi due video dedicati a questa serie, vi consiglio di guardarli prima di questo. Posterò il link qui sopra, perché danno una panoramica dei principi della filosofia neoplatonica che sta appunto alla base di questo mazzo di carte. Comunque, prima di iniziare, per chi non mi conosce, mi presento brevemente. Sono Minty Tarot, sono una cartomante e tarologa, nonché una coach specializzata in sviluppo intuitivo e uso i tarocchi soprattutto come mezzo di non solo divinazione, ma anche di riconoscimento, di comunicazione diretta con la propria intuizione, quindi lo sviluppo dei canali intuitivi. Offro anche appunto corsi di lettura di tarocchi a livello avanzato e per qualsiasi informazione potete contattarmi via email o anche via Messenger. Dunque, brevemente riguardo alla filosofia neoplatonica alla base degli arcani maggiori, in questo video vi spiego brevemente che fondamentalmente si basa sull'idea dell'anima formulata da Platone, filosofo greco, che appunto scindeva l'anima in tre componenti: quella degli appetiti, quella della volontà e quella della ragione. E i tarocchi usati come strumento mistico di elevazione appunto della nostra anima vengono, secondo appunto questa base filosofica, divisi in tre gruppi, e oggi guardiamo il primo, quello che va dal matto al carro. Questo escludendo il matto, diciamo le carte che vanno dal bagatto o mago al carro sono gli stadi dell'anima degli appetiti, ovvero quella componente della nostra anima che è, diciamo, la parte più legata agli elementi terreni, più legata appunto agli appetiti, alla sensualità, alla realtà fisica. E viene questa parte della nostra anima rappresentata appunto da queste 7 carte. Secondo questa concezione filosofica di interpretazione dei tarocchi, l'anima individuale cerca appunto di elevarsi secondo un cammino spirituale e mistico che parte dal bagatto e arriva appunto all'ultimo trionfo, che è quello chiamato il mondo. L'anima in questo schema è rappresentata dal matto, che è appunto l'anima che una volta reincarnata, perché è comunque una base filosofica che crede, diciamo, nella reincarnazione, una volta reincarnata appunto si trova a dover affrontare una serie di esperienze in questo pianeta Terra che permette di elevarsi spiritualmente fino a raggiungere l'unione mistica
con Dio o con l'uno, come veniva denominato da Plotino e quindi da tutti i movimenti neoplatonici, attraverso appunto questa serie di esperienze spirituali, e quindi tornava alla sua origine da cui era venuta, che era appunto Dio, oppure denominato l'uno. Dopodiché si rincarnava, riniziava il ciclo e continuava da capo a uno step più elevato, si spera, e quindi fino a praticamente purificarsi totalmente da tutte le vibrazioni basse, da tutta diciamo, la parte più egotica dell'anima, in modo da non doversi più reincarnare. Questo brevemente. Comunque appunto vi consiglio di guardare i 2 video precedenti perché lo spiego più in dettaglio. Quindi oggi guardiamo la parte, diciamo, le prime esperienze terrene che l'anima rappresentata dal matto si trova ad affrontare, e che sono appunto rappresentate da 7 carte legate appunto alla parte, diciamo, più terrena della nostra anima, detta anima degli appetiti. Ed infatti queste 7 carte rappresentano tutte figure legate alla realtà secolare, ovvero al potere, al prestigio, e sono dominate dalle pulsioni dell'ego fondamentalmente, e quindi dai bisogni materiali. Per esempio il mago in questa concezione è anche un rappresentante del manipolatore, quindi del giocatore d'azzardo, dell'imbroglione, e quindi è diciamo legato a pulsioni tendenzialmente basse, mentre le successive 4 carte, la papessa, l'imperatrice, l'imperatore e il papa, sono rappresentanti dei poteri terreni, perché appunto in maniera anche abbastanza simmetrica, no? Perché hanno aggiunto una papessa per, diciamo, fare la controparte al papa, sono rappresentativi dei poteri terreni, sia, diciamo, più secolari sia religiosi, perché in questa concezione la papessa e il papa hanno comunque un ruolo di dirigenza, di potere, di regolamentazione, e quindi non vengono visti tanto come rappresentanti di una religione spirituale, quanto più di rappresentanti di un potere religioso, però appunto in ambito diciamo sulla terra, quindi insomma legato appunto sono dei governanti basicamente legati al potere, al prestigio, quindi governanti secolari. Gli amanti in questa concezione appunto rappresentano la passione, però non la passione elevata, diciamo quell'amore mistico, o quello più, diciamo, che porta l'altro o gli altri al di sopra dei nostri bisogni, bensì quello più sensuale, l'amore più egotico basicamente. Mentre il carro è rappresentante di un guerriero, quindi si parla di conquista e di gloria. Questo, diciamo, per dare una lettura generale, no, del perché queste 7 carte rappresentano l'anima degli appetiti. Questa è, diciamo, una prima lettura generale dei ruoli di questi personaggi all'interno del percorso mistico
dell'anima rappresentata dal matto, secondo appunto questa chiave di filosofica neoplatonica. Se poi guardiamo alla interpretazione all'interno della scuola della Golden Dawn che ha creato con Waite e Coleman Smith il mazzo Rider-Waite Smith, vediamo ulteriori dettagli di questo percorso mistico legato a queste 7 carte. E adesso prendiamo le altre l'altro mazzo, che è una versione Rider-Waite-Smith basicamente, che si chiama Radiant White Spirit dello scarabeo, e ve lo mostro perché adesso parlerò un po' più in dettaglio di ogni carta secondo appunto l'interpretazione all'interno della scuola inglese della Golden Dawn. Dunque, allora il matto è stato dalla Golden Dawn stessa praticamente, al matto è stato attribuito il numero 0, che è diciamo il grande cambiamento che questa scuola ha fatto, perché cambia un po' tutta la disposizione dei trionfi e soprattutto la disposizione, cioè la attribuzione di varie corrispondenze astrologiche, cabalistiche a ogni singolo trionfo in base a questo cambiamento, diciamo, invece che metterlo come numero 21 oppure lasciarlo senza numero, hanno deciso di dargli il numero 0, che cambia un po' tutta, appunto, come ho detto io, come ho detto prima, la disposizione all'interno dell'albero cabalistico, l'albero della vita e anche a livello astrologico. Comunque, brevemente, la carta del matto, appunto, essendo legata al numero 0, è la carta delle infinite possibilità. Quindi in questo momento l'anima si rincarna e è praticamente nel momento proprio prima di iniziare il cammino sulla terra, quindi tutto è possibile ed ha davanti a sé un numero appunto infinito di possibilità. Quindi dà proprio l'idea, quella del matto, che appunto c'è un nuovo inizio davanti a noi dove non abbiamo alcun limite fondamentalmente e tutto appunto è realizzabile. Poi appunto in questo percorso mistico secondo la concezione della Golden Dawn abbiamo la successiva carta che è il mago, che è il primo passo appunto una volta l'anima reincarnata che si trova a dover affrontare appunto sulla terra, ed è io la chiamo la carta della volontà e della manifestazione, perché invece di essere rappresentata da fondamentalmente da un giocoliere, no? Al mercato, colui che manipola un po' come nei tarocchi di Marsiglia, è proprio un mago cerimoniale con tutti gli attributi anche formali che si appresta appunto a fare un rituale per manifestare la propria volontà, quindi la realtà che vuole appunto realizzare. In questo passaggio dal matto al mago l'anima prende consapevolezza di sé e della sua individualità rispetto all'uno, nel senso che essendosi reincarnata sia in parte, diciamo,
allontanata dalla sorgente di vita che è, secondo la concezione platonica, appunto questo uno, prende consapevolezza di sé, della propria individualità e inizia a manifestare la sua energia in una forma fisica, mentre col matto appunto ancora era, diciamo, tutto un potenziale. Adesso questo potenziale viene a concretizzarsi, a diventare qualcosa di fisico. Dal mago si passa alla papessa, che qui viene proprio a presentare la parte più inconscia di noi stessi. È la carta dell'intuizione, per come la chiamo io, e in questo passaggio l'anima affronta appunto la parte più inconscia di se stessa, cioè inizia a prendere coscienza appunto di ciò che è più nascosto dentro di sé, ha un rapporto diretto col proprio subconscio, se vogliamo chiamarlo, secondo una terminologia più psicologica. Passando dalla papessa alla imperatrice, dopo aver preso coscienza della nostra parte più inconscia, diciamo quella di cui appunto non siamo coscienti, invece con l'imperatrice ci volgiamo all'esterno, cioè non più dentro di noi, ma a ciò che ci circonda. Infatti vediamo che l'imperatrice è disegnata come una donna nella natura, completamente a proprio agio nel proprio ambiente. Perché? Perché l'anima inizia a scoprire ciò che la circonda, la realtà circostante, quindi si apre al mondo della natura, dei sensi. È chiamata da me anche carta della procreazione, perché appunto con il numero 3 l'anima inizia a crescere, a creare, ad espandersi appunto attorno a sé. Non è più legata in se stessa come la papessa all'interno del tempio, bensì inizia ad apparirsi al mondo fondamentalmente e a creare quindi cose nuove, quindi la carta della creatività, per esempio la carta dell'imperatrice, la carta dei sensi, della sensualità. Con l'imperatore questa creazione necessita regole, quindi l'imperatore è la carta dell'autorità, nel senso che l'anima impara l'importanza di conservare ciò che ha fatto crescere con l'imperatrice, ciò che ha creato, e ha bisogno di mettere dei paletti, dei confini attorno a ciò che ha creato fondamentalmente. Quindi non è più tanto aperta al mondo, però sta proprio creando delle fondamenta solide e dei confini precisi. Tant'è vero che l'imperatore rispetto alla imperatrice è in un ambiente più brullo, ha un trono in pietra, indossa l'armatura, quindi ha un atteggiamento molto più autoritario, molto più legato alla stabilità, appunto, alla regolamentazione, ecco. Con il Papa l'anima passa a capire, abbracciare le tradizioni e le regole della società. Infatti il Papa è il rappresentante appunto dei valori tradizionali, come dire, della morale, ecco, se non del moralismo. Io la chiamo appunto la carta della tradizione, appunto perché, come vedete in questa carta, il Papa sta predicando, comunque sta comunicando il suo pensiero, i valori della Chiesa a due chierici
in posizione chiaramente sottomessa, quindi c'è comunque un'autorevolezza. Però rispetto all'imperatore è meno pratica, è più ideologica, perché qui c'è una trasmissione di valori, non c'è una regolamentazione per creare delle basi solide al nostro mondo, per far sì che appunto ci sia una stabilità nella nostra vita, ma è proprio un abbracciare le regole esterne, non sono più regole interne, sono regole esterne, le abbracciamo e le facciamo nostre. Quindi la carta del Papa fondamentalmente serve a creare una stabilità all'interno della società, con i valori appunto e le tradizioni comuni. Per quanto invece riguarda la carta degli amanti, questa io la chiamo la carta della tentazione e della scelta, perché appunto questi valori vengono messi in discussione con la carta degli amanti, tant'è vero che viene rappresentata da Adamo ed Eva, è la scelta fra in senso alto tra i valori, le tradizioni e quello che magari invece è più comodo, più conveniente. Comunque è la carta ovviamente del bivio, e quindi può rappresentare appunto una scelta da fare, perché siamo tentati. Dal punto di vista appunto del percorso mistico dell'anima, è appunto un mettere in discussione i valori appena abbracciati, fondamentalmente, cioè comunque è un mettere in discussione, è un affrontare delle tentazioni che appunto portano l'anima davanti a un bivio. E la carta ultima che è all'interno di questa anima degli appetiti è la carta del carro. Questa è una carta molto particolare, perché fondamentalmente è pari pari la rappresentazione del concetto dell'anima a livello platonico, perché Platone ha descritto appunto, quindi ha spiegato il suo concetto di anima attraverso un mito che è appunto di cioè l'ha rappresentata come un condottiero che sta appunto su un carro, una biga guidata da due cavalli, dove il cavallo nero era l'anima degli appetiti, il cavallo bianco l'anima intermedia, diciamo la parte più intermedia detta della volontà, e il condottiero stesso era l'anima più elevata, quella della ragione. E questa carta viene appunto a rappresentare questa concezione dell'anima platonica. In questa fase l'anima si trova appunto a dover porre sotto controllo i propri appetiti, i propri istinti, no? Abbiamo detto che con la carta degli amanti c'è una tentazione, c'è una messa a discussione dei valori, c'è un forte impulso, no? Nel seguire i propri istinti, e con il carro invece si impara a tenerli a bada, perché appunto l'anima della ragione, la parte più elevata, riesce a condurre, a prendere le redini e quindi a guidare le parti diciamo più basse dell'anima, quella degli appetiti e quella della volontà, e riesce a guidarla verso un percorso preciso, e quindi è con la carta del carro la possibilità appunto di acquistare il controllo dei propri impulsi, dei propri istinti, delle parti più basse. Questa carta ci accompagna appunto nella seconda parte, la seconda serie di trionfi che sono appunto chiamati, legati all'anima della volontà. Io la chiamo la carta della leadership appunto perché
permette all'anima di mettere sotto controllo appunto i propri istinti e iniziare a guidare se stessa e quindi condurre una vita secondo il proprio obiettivo, appunto tenere un po' a bada, diciamo, la parte più bassa della propria anima. Bene, spero che questo video sia stato utile. Il prossimo appunto sarà parlerà dell'anima della volontà, che è la parte diciamo più intermedia. Se avete domande vi invito a scriverle nei commenti. Vi consiglio caldamente di guardare i 2 video precedenti di questa serie chiamata Il viaggio del matto. E se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, a iscrivervi al canale e condividerlo con chi può essere interessato. Bene, e noi ci vediamo presto. Ciao!